Vorresti realizzare uno scaldacollo facilissimo, super basic all'uncinetto? Un progetto facile, veloce, perfetto anche per principianti e che puoi completamente personalizzare? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui, sul mio canale YouTube. Si tratta di un capo che ho realizzato in risposta a una richiesta di una ragazza che mi chiedeva un progetto scaldacollo da abbinare ad un altro progetto facilissimo, il mio cappellino diamante all'uncinetto che trovate proprio qui sul mio canale YouTube. Grazie quindi a questo tutorial e a quello del cappellino potrete, se lo desiderate, creare un set composto da cappellino più scaldacollo. Entrambi i progetti presentano la stessa trama, poiché eseguiti con lo stesso punto di lavorazione. L'unica differenza tra i due tutorial è il filato, ma dei materiali ne parleremo insieme tra pochissimo. Ovviamente per chi cercasse anche il tutorial del cappellino, ve lo lascio nella i qui in alto, vi basta cliccare, oppure nel box informazioni subito sotto il video. È un progetto eseguibile anche dai super principianti dell'uncinetto e spiegato, come sempre, passo passo. Se siete poi alla ricerca di altri video tutorial perfetti anche per principianti per abbigliamento e accessori, li trovate proprio qui in una playlist dedicata sul mio canale YouTube. Perciò andiamo subito a vedere i pochissimi materiali di cui abbiamo bisogno e soprattutto ad uncinettare insieme il nostro scaldacollo. Il filato di colore bianco che ho scelto per questo progetto è il Baby K della Tessiland. Vediamone insieme l'etichetta. È un filato 60% lana e 40% acrilico. Il gomitolo pesa 50 grammi ed ha una resa di circa 150 metri. Ferri consigliati dal 4 al 5, mentre come uncinetto ci viene consigliato il 3,5. E il colore che ho scelto è il bianco ottico. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 6. Perché utilizzare un uncinetto così grande rispetto a quello consigliato in etichetta di filato? Perché esattamente come per il cappellino diamante, il progetto che trovate proprio qui sul mio canale YouTube, andrò ad eseguire la mia lavorazione anche questa volta utilizzando contemporaneamente due gomitoli. Lavorerò quindi a doppio capo e l'uncinetto numero 6 mi consente di lavorare contemporaneamente i due fili e ottenere anche un effetto super morbido. Ovviamente se state lavorando con un solo filato o comunque con un filato differente rispetto al mio, ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto. Vediamo la struttura super semplice del nostro progetto. Il nostro scaldacollo altro non è che un rettangolo che andremo poi, raggiunta una certa lunghezza, a cucire su un lato. Viene quindi tutto lavorato in un unico pezzo con un'unica cucitura, che vedrete sarà assolutamente mimetizzata all'interno del nostro lavoro. Dobbiamo prendere come riferimento due misure: l'altezza e la lunghezza del nostro pannello rettangolare, misure che dobbiamo ovviamente adattare in base a chi andrà ad indossare il progetto e ovviamente anche in base al nostro gusto. Partiremo infatti dal lato corto del nostro rettangolo, che corrisponderà alla sua altezza. Il numero di catenelle che andremo ad avviare andrà quindi ad influire su questa misura. Dopodiché proseguiremo lavorando in giri di andata e ritorno per la lunghezza desiderata. All'interno del tutorial vedrete che non vi darò indicazione per il numero di giri da andare ad eseguire, bensì farò riferimento alle misure. Questo perché voi potreste utilizzare un filato differente rispetto al mio, oppure potreste voler realizzare uno scaldacollo che faccia più giri appunto intorno al vostro collo. Quindi la lunghezza del mio progetto potrebbe essere differente rispetto alla vostra. Ovviamente più la lunghezza va ad aumentare, quindi il progetto diventa più lungo, più giri il vostro scaldacollo potrà fare intorno al vostro collo.
Come prendere le misure? L'altezza del nostro progetto dovete misurarla partendo dalla punta del vostro mento fino ad arrivare alla punta del petto, quindi andate a coprire praticamente tutto lo spazio del vostro collo. Più l'altezza è maggiore, quindi più il progetto diventa alto, più parte del vostro collo andrete a coprire. Se ad esempio volete uno scaldacollo che arrivi a coprire la punta del naso o le orecchie, dovete ovviamente aumentare questa misura. Non misurerete dal mento al petto, ma dal petto fino al punto desiderato. Questa misura nel mio caso è di circa 17 cm. Per quanto riguarda la lunghezza, dovendo il nostro scaldacollo passare agevolmente dalla testa, prendiamo come misura di riferimento la circonferenza della nostra testa. In una persona adulta questa misura si aggira intorno tra i 50 e i 55 cm. Poiché il punto che andremo ad utilizzare è particolarmente elastico, possiamo ragionare in difetto, esattamente come ho fatto io. La misura della circonferenza della mia testa è infatti di circa 55 cm, ma il pannello che andrò a realizzare misurerà in totale 50 cm circa, poiché i 5 cm di differenza sono quelli che andiamo semplicemente ad ottenere mentre indossiamo il progetto, perché questo, essendo molto elastico, va ad adattarsi alla misura della circonferenza della testa per poi ricompattarsi all'altezza del collo. Come vi ho anticipato, se volete uno scaldacollo che faccia più giri intorno al vostro collo, non fate altro che aumentare questa misura, la vostra lunghezza del pannello. Solitamente per uno scaldacollo che faccia almeno un giro intorno al collo si vanno a raggiungere i 120-130 cm. Vi do questa indicazione perché è la misura con la quale realizzo solitamente gli scaldacollo lavorati in circolare che facciano appunto più giri intorno al collo. Ne trovate alcuni esempi, alcuni video tutorial proprio qui sul mio canale, nella playlist dedicata all'abbigliamento e accessori. Perciò quali saranno le misure del mio pannello? Dovrò avviare un certo numero di catenelle che corrisponda a circa 17 cm e lavorerò poi un pannello rettangolare fino a raggiungere i 50 cm di lunghezza. Dopodiché passerò alla fase di cucitura. Adesso abbiamo tutti gli elementi e non ci resta che prendere in mano il nostro uncinetto, il nostro filato e cominciare ad uncinettare. Come anticipato nella sezione del video dedicata ai materiali, andrò a lavorare utilizzando due fili contemporaneamente, quindi due gomitoli insieme per una lavorazione a doppio capo. Siete obbligati a seguire questa indicazione per replicare questo progetto? Assolutamente no. Io ho deciso di lavorare così perché il filato non è molto spesso e mi piaceva l'effetto vaporoso data dalla lavorazione con due fili contemporaneamente. Ovviamente decidete voi se lavorare a doppio capo o con un capo solo, anche in base allo spessore del filato che scegliete di utilizzare. Per tutto il progetto vedrete quindi due fili contemporaneamente sul mio uncinetto come in questo momento. Voi dovete ovviamente seguire la mia voce e nel guardare quello che vi mostrerò all'interno del video considerare questi due fili come se fossero un filo unico. Sappiamo che la nostra lavorazione comincerà dal lato corto del rettangolo che diventerà il nostro scaldacollo. Quindi il numero di catenelle che andremo ad avviare andrà ad incidere sull'altezza, sullo spessore del nostro progetto. Non abbiamo multipli da rispettare, dobbiamo quindi semplicemente avviare tante catenelle quanto vogliamo sia poi alto il nostro progetto. Andiamo quindi ad avviare un certo numero di catenelle. Nel mio caso ho avviato 24 catenelle che corrispondono a circa 17 cm. Per aiutarvi a comprendere i passaggi successivi, soprattutto se siete principianti, vado a porre sull'ultima catenella lavorata, la 24esima nel mio caso, un marcapunti. Il marcapunti mi ricorderà quindi
qual è l'ultima catenella che ho lavorato per l'altezza del mio progetto. Vado ora ad aggiungere 2 catenelle in più e nella maglia segnata col marcatore, che corrisponde ora alla terza maglia partendo dall'uncinetto, devo andare ad eseguire una mezza maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, entro nella catenella che avevo segnato con il marcatore, in questo modo, prendo il filo e lo porto attraverso. In questo momento ho 3 asole sul mio uncinetto. Come vi avevo anticipato, voi vedete le mie asole composte da 2 fili contemporaneamente, quindi sembra che io in questo momento abbia 2, 4, 6 asole sull'uncinetto. In realtà dovete considerare questi fili come se fossero un'unica asola. Vado ora a caricare il filo sull'uncinetto e a chiudere tutte e 3 le mie asole contemporaneamente. In questo modo posso ora andare a rimuovere il mio marcatore. Dobbiamo ora proseguire lavorando una mezza maglia alta in tutte le catenelle che ci si presentano fino ad arrivare al termine del giro. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva, portiamo fuori il filo e abbiamo sempre 3 asole. Carichiamo nuovamente il filo e andiamo a chiuderle tutte e 3 contemporaneamente. Proseguiamo ripetendo questi passaggi in tutte le catenelle fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile. Lavoriamo una mezza maglia alta sull'ultima catenella e abbiamo così completato il primo giro di lavorazione. Cominciamo il secondo giro facendo 2 catenelle. Dopodiché voltiamo il lavoro. Queste 2 catenelle sono catenelle di supporto. Non vanno quindi a sostituire nessun punto. Vengono semplicemente utilizzate per voltare il lavoro e rendere più gradevole la nostra lavorazione. In questo momento, se guardiamo frontalmente il nostro lavoro, abbiamo le nostre mezze maglie alte che abbiamo lavorato nel giro precedente. Anche in questo giro andremo ad eseguire le nostre mezze maglie alte, ma le andremo a lavorare in un modo un po' particolare. Lavoreremo una mezza maglia alta su ciascun punto in costa retro. Che cos'è la costa retro di un punto? Andiamo a ruotare il nostro lavoro in questo modo. Queste saranno le costine che compongono i nostri punti. Per eseguire quindi un punto in costa retro, con l'uncinetto passiamo solamente sotto la metà costina più lontana verso l'esterno rispetto a noi. Perché vi ho consigliato di ruotare il lavoro? Perché se lo guardate frontalmente in questo modo, l'effetto dato dal punto potrebbe trarvi in inganno. Potreste pensare che questa qui, la parte più in alto del punto, sia la costa retro e di conseguenza questa sia la costa davanti. In realtà è solamente un effetto visivo, perché ruotando il lavoro vi accorgerete che la costa retro del punto è questa qui, quella superiore e più lontana rispetto a voi. Ruotiamo leggermente il lavoro, carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo solamente nella costa retro del nostro primo punto, quello dal quale nascono le nostre catenelle, nonché ultimo punto lavorato del giro precedente. Entriamo nella costa retro, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo le nostre 3 asole che andiamo a chiudere insieme contemporaneamente. Passiamo quindi al punto successivo, carichiamo il filo, entriamo in costa retro, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso ed eseguiamo la nostra mezza maglia alta. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al termine del nostro giro. Arrivati al termine del giro abbiamo davanti a noi questa situazione. L'ultima mezza maglia alta sulla quale dobbiamo lavorare e 2 catenelle.
Ricordate che all'inizio del primo giro di lavorazione avevo aggiunto 2 catenelle in più per entrare poi a lavorare in quella segnata col marcatore? Queste sono le 2 catenelle che avevamo saltato. Queste 2 catenelle però non hanno valenza di punto, sono 2 catenelle di supporto come quelle che abbiamo realizzato all'inizio di questo giro. Quindi l'ultimo punto che dovrò lavorare sarà sulla mezza maglia alta, questa qui, che mi si presenta davanti. Quindi carico il filo, entro sempre in costa retro e lavoro il mio punto, senza considerare assolutamente le 2 catenelle. Vado infatti ad iniziare un nuovo giro. Realizzo 2 catenelle di supporto e volto il lavoro. Per questo giro e tutti i prossimi giri non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena eseguito insieme nel giro precedente. Andremo infatti a lavorare una mezza maglia alta in costa retro su ciascun punto fino ad arrivare al termine del nostro giro. Al termine del giro avremo davanti a noi l'ultima mezza maglia alta e le 2 catenelle. Su quest'ultima mezza maglia alta lavoreremo il nostro ultimo punto. Tralasceremo poi le 2 catenelle, completando così il nostro giro. Ripeteremo poi tutti questi passaggi anche per il giro successivo e per tutti i giri di lavorazione finché il nostro pannello non avrà raggiunto la lunghezza desiderata. Andiamo quindi a lavorare in giri di andata e ritorno, una mezza maglia alta in costa retro su ciascun punto che ci si presenta, fino ad ottenere un pannello come questo. Ho raggiunto la lunghezza ideale per me. Abbiamo parlato di misure già nella parte del video dedicata alla struttura, ripetendo semplicemente gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme, senza alcuna variazione. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a chiudere il nostro rettangolo in circolare così da dargli la forma del nostro scaldacollo. Per fare questo dobbiamo accertarci di aver completato il nostro giro lavorando fino all'ultimo punto e andiamo a piegare il nostro scaldacollo esattamente a metà. Giriamo il lavoro in modo da avere davanti a noi l'ultimo giro di lavorazione che abbiamo appena eseguito a mezza maglia alta e dal lato opposto le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. Eseguiremo la nostra cucitura andando a ricreare questo motivo, questa sorta di treccia che abbiamo già lungo tutto il nostro progetto, così da mimetizzare la nostra cucitura. In particolare con l'uncinetto prenderemo un punto su questa parte del nostro rettangolo, mentre il punto successivo sarà all'interno delle catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. Se abbiamo lavorato correttamente, il numero di punti su questo lato del nostro pannello dovrà corrispondere esattamente al numero di catenelle che abbiamo qui dall'altro lato del pannello stesso. Se vi ritrovate qualche punto in più o qualche punto in meno, probabilmente o avete fatto degli aumenti oppure avete lavorato saltando qualche punto. Per prima cosa realizzo una catenella e parto dal primo punto sottostante, l'ultimo che ho lavorato a mezza maglia alta. Come per i giri precedenti, vado ad entrare sempre nella costa retro del mio punto e vado ad entrare alla base della prima mezza maglia alta che mi si presenta dal lato opposto. Fate attenzione perché qui da un lato ci sono le catenelle di supporto, quindi non devo entrare qui, ma alla base della prima mezza maglia alta, all'interno della catenella dalla quale nasce il nostro punto. Quindi il nostro uncinetto in questo momento passerà sotto a 2 asole. Prendiamo quindi il filo e passiamo all'interno della catenella e del nostro punto, preso in costa retro. Abbiamo 2 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e le andiamo a chiudere come se volessimo realizzare un punto basso. Andiamo nel punto successivo dove entriamo sempre in costa retro
ed entriamo alla base del punto successivo all'interno della catenella. Prendiamo il filo, lo portiamo a traverso e realizziamo un punto basso. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo eseguire per la nostra cucitura. Se vi trovaste in difficoltà a riconoscere in quale punto dovete entrare con l'uncinetto, potete anche muovervi in questo modo, girare leggermente il lavoro verso di voi e guardare da quale punto nasce la vostra mezza maglia alta. Qui vedete abbiamo un punto, qui abbiamo il successivo. Se da questa parte del pannello non riuscite ad orientarvi, vi basta accoppiare le parti e andare leggermente a ruotare il lavoro in questo modo verso di voi. E procediamo in questo modo per tutti i punti che ci si presentano. Una volta lavorato l'ultimo punto, non ci resta che allungare l'asola, sfilare l'uncinetto e tagliare il filo. Sfiliamo poi la nostra asola. Possiamo fare un nodino magari sfruttando, se li abbiamo a disposizione qui sullo stesso lato, i fili con i quali abbiamo avviato il nostro progetto e ovviamente andiamo poi a nascondere, utilizzando un ago, il filo in eccesso all'interno del nostro lavoro. Se guardiamo la nostra cucitura, eccola qui, vedete questa va a mimetizzarsi un pochettino con la nostra lavorazione perché crea un effetto a rilievo molto simile a quello che abbiamo ottenuto con i punti che abbiamo lavorato e soprattutto ha lo stesso movimento, la stessa direzione di tutte le altre mini trecce che abbiamo creato lavorando a mezza maglia alta. Un effetto che ricorda un pochino quello degli scaldacollo lavorati con i ferri da maglia. Ovviamente se non apprezziamo la cucitura a vista, non dobbiamo far altro che capovolgere il nostro lavoro. E vedete come da questo lato del progetto la cucitura venga ancora più mimetizzata all'interno del nostro scaldacollo, che adesso è pronto per essere indossato. Siamo così arrivati al termine di questo video tutorial per realizzare uno scaldacollo facilissimo da abbinare, se lo desideriamo, al cappellino facilissimo diamante che trovate sempre qui sul mio canale YouTube. Ho voluto ricreare lo stesso effetto, la stessa trama del cappellino, così da consentirvi, se lo desiderate, di creare un set abbinato. Abbiamo visto come con pochi e semplici passaggi possiamo creare uno scaldacollo perfetto per noi. Se lo desideriamo, come vi ho già anticipato nella parte del video dedicata alla struttura, continuando nella nostra lavorazione possiamo creare uno scaldacollo molto più grande che ci consenta poi di essere indossato magari facendogli fare più giri intorno al nostro collo. Insomma, un progetto facile e veloce e completamente personalizzabile. Se questo video vi è piaciuto vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e perché no un commento proprio qui sotto il video. E se vi interessano altri tutorial di abbigliamento e accessori li trovate proprio qui sul mio canale YouTube. Perciò se ne avete piacere vi invito ad iscrivervi, l'iscrizione è completamente gratuita e ovviamente vi invito anche a seguirmi su tutti i miei profili social. Trovate tutti i miei contatti nel box informazioni sempre sotto il video. Perciò con il mio scaldacollo facilissimo all'uncinetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!